Ciao a tutti e bentornati su Kate Made, io sono Katie ed oggi nuovo mini tutorial. Come avrete letto dal titolo, fodera a sacchetto, per cui mi avete richiesto veramente in tantissime il tutorial, ve l'avevo comunque promesso, quindi eccomi qui. In un giorno forse un po' insolito perché pubblicherò forse il tutorial di domenica, non è mio solito pubblicare in quel giorno, però avevo il tutorial pronto e quindi ho deciso di pubblicarlo. Poi comunque quando volete vederlo lo vedete, tanto comunque sta lì, non si muove. E vedremo il tutorial su questa borsa che devo foderare e consegnare. Si tratta della borsa Wanda, se ve la siete persa trovate il link nel box informazioni qui in basso e quindi ho colto la palla al balzo. Comunque non c'è molto da dire, quindi non mi perdo in chiacchiere. Vi ricordo di seguirmi su Instagram per non perdere tutti gli spoiler, le anteprime dei prossimi progetti e di iscrivervi al canale per non perdere tutti i prossimi tutorial. A questo punto bando alle ciance e iniziamo subito con il tutorial di oggi. Dunque, per prima cosa ci prendiamo il tessuto e lo andiamo a piegare a metà in questo modo. Quindi andiamo a creare proprio una sorta di sacchetto in modo molto semplice. Successivamente cosa facciamo? Andiamo a posizionare la borsa al di sopra, ovviamente dovremo calcolare la profondità della borsa, quindi in base alla profondità andremo a lasciare più o meno margine sui laterali e sulla base. Io calcolo in questo modo, tutto molto ad occhio, cerco di semplificarvi proprio il tutto. Questo è il metodo che io ho sempre utilizzato e comunque continuo ad utilizzare. Una volta prese le misure, ci assicuriamo che comunque riusciamo a ricoprire tranquillamente la borsa, andiamo a tagliare il tessuto. Voi direte, qui c'è tantissimo tessuto che non utilizzeremo, volendo potete andare a tagliare anche qui, ma comunque tanto io con questo non ci faccio niente, ma in ogni caso lo tengo da parte. Quindi vado a tagliare il tessuto in questo modo, lascio più o meno lo stesso margine che ho lasciato sull'altro lato. E poi volendo possiamo tagliare anche qui sulla parte alta, magari prendiamo un segnetto, una penna, una matita, approssimativamente. Ovviamente non sono esperta, metto sempre le mani avanti, questo è semplicemente il metodo che utilizzo io, il più semplice possibile. Tolgo la borsa e vado a tagliare l'eccesso sulla parte superiore. A questo punto, con la macchina da cucito o anche a mano, andiamo a cucire questi due lati. Potete farlo tranquillamente anche a mano perché l'ho fatto anche io, solo che siccome ho a disposizione la macchina da cucito, faccio prima, anche per il tutorial, vado a cucire con la macchina, ma potete farlo tranquillamente a mano, con dei punti molto semplici, anzi magari ve lo faccio anche vedere. Dunque ho messo il filo a doppio, lo vado a bloccare qui sulla base, l'ho preso rosso così vedete meglio. Poi inizio a cucire, faccio dei punti piccolini. Cerchiamo ovviamente di andare anche un po' dritte, ma ricordiamoci che nel fatto a mano la perfezione non esiste.
e insomma andiamo a cucire tutti e due i laterali in questo modo. Ovviamente se cucite a macchina questo procedimento non sarà necessario. Bene, una volta cuciti entrambi i laterali, qui vedrete due cuciture perché ho fatto la prima cucitura ma la fodera risultava un po' larga e quindi ho fatto un'ulteriore cucitura. Adesso vado a tagliare il tessuto in eccesso, ma comunque l'ho lasciata sempre un po' più abbondante rispetto alle misure della borsa. Voi direte, potresti prendere le misure e risolveresti il problema, però io in realtà mi trovo più comoda così, ma ovviamente potete anche andare a prendere le misure della borsa e fare proprio la fodera su misura. Fatto questo, cosa facciamo? Andiamo semplicemente a rigirare il bordo in questo modo. Io ora vi sto facendo vedere proprio la fodera più semplice possibile, ma se siete un pochino più esperti nel cucito potete anche andare a realizzare il fondo, quindi facendo questo procedimento andate a fare una cucitura qui e si creerà il fondo. Ovviamente da entrambi i lati si creerà il fondo, però io ho sempre fatto in questo modo, sia che siano borse rettangolari, ovali, tonde, ho sempre fatto questo procedimento. Poi ultimamente sto facendo anche il fondo quando ho voglia, ma standard come fodera ho questa. Quindi ho rigirato il bordo ed ora la andiamo ad inserire all'interno della borsa. Come vedete risulta un po' più larga, ma io la lascio sempre un po' più abbondante e poi la vado a sistemare nei laterali. Se necessario rigirate un po' di più il bordo, se risulta essere un po' troppo alta, diciamo. Poi iniziamo a fissarla lungo il bordo. E come vi dicevo, sui laterali vado a fare sempre delle pieghette così, se risulta essere troppo grande la fodera, ma preferisco tenerla abbondante perché delle volte la faccio su misura e poi mi risulta piccolina nel mentre che cucio, quindi la lascio sempre un po' più abbondante, tanto poi so che posso andarla a sistemare in questo modo. Ripetiamo lo stesso procedimento anche sull'altro lato se necessario. Vedete, dobbiamo proprio piegare, creare questa piegatura che si crea tra l'altro anche in automatico. E andiamo poi a fissare con gli spilli. Ora il procedimento per la cucitura della fodera è lo stesso della fodera a pannello, ma comunque ve lo mostro molto velocemente. Quindi si va a fissare il filo. Io di solito parto sempre dal laterale, fisso il filo sul bordo. Inserisco l'ago sul bordo della fodera e dentro anche nel bordo del lavoro all'uncinetto. Poi di nuovo bordo della fodera e parte all'uncinetto. E così via per tutta la fodera. Poi man mano togliamo anche gli spilli, ma il procedimento comunque resta quello.
Ok, dopo aver terminato la cucitura possiamo bloccare il filo, quindi facciamo un paio di nodini e poi facciamo passare il filo nella lavorazione. Bene, a questo punto, dopo aver cucito tutta la nostra fodera, questo sarà il risultato. Io ora devo solo applicare la chiusura magnetica e poi sarà pronta per essere consegnata. Io spero che questo tutorial vi sia stato utile, vi sia utile in futuro. Ovviamente il mio obiettivo era quello di condividere con voi un metodo super facile e veloce che fosse principalmente utile per chi con il cucito non ci va molto d'accordo. Potevo tranquillamente fare una fodera molto più lavorata, fatta bene, però il mio obiettivo era quello di condividere questo metodo proprio super facile e veloce che mi ha aiutato fin dall'inizio, da quando ho iniziato a creare borse all'uncinetto. Quindi spero che sia utile anche a voi. Condividete questo video con tutte le vostre amiche creative, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Vi ricordo di seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram, dove pubblico tutte le anteprime dei prossimi progetti, e di iscrivervi al canale per non perdere tutti i prossimi tutorial. A questo punto vi ringrazio per avermi seguita, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!